Ciao a tutti amici, qua fa sempre caldo, non c'è tregua, ma noi continuiamo ad andare a pesca. Fortunatamente oggi c'è una mareggiatella, quindi di conseguenza anche un po' di vento e almeno si respira, un po' ventilato. Direi anche che era l'ora che si muovesse un pochino il mare, perché qua erano mesi che non si vedeva un po' di onda vera e propria, un po' di mareggiata che non fosse soltanto una sventagliata, quindi finalmente non ne potevo più e oggi mi godo queste onde. Ovviamente essendo una mareggiata estiva le aspettative non sono proprio al massimo, però dato che questo è un mare che si muove dopo tanto tempo in cui è rimasto calmo, poco mosso, potrebbero esserci sorprese. Vedremo. Sto affrontando una fase di levata iniziata veramente in anticipo, quindi partirò con il piattone e finirò con un bel po' di schiuma. Proprio per questo mi sono portato una doppia combo che mi si era intrigata tra i cespugli. Una canna molto leggera, la mia Outset da 14 grammi firmata Cappuccini Fishing con il Frims 2005 imbobinato con il PE 0.6, cioè si fa proprio veramente di ultra light. E l'altra combo è la Ceana da 42 grammi, è la canna un pochino più pesante da dedicare alla ricerca del serra nei momenti in cui il mare si alzerà di più oppure se vedo segnali di presenza di predatori. È la 42 grammi come vi ho detto, la Italy Edition, è la canna di cui mi chiedete spesso informazioni, eccola qua, oggi la vedrete in azione. La Ceana l'ho voluta abbinare ad una vecchia gloria, il Ballistic Air LT, taglia 4000. Questo è un mulinello Daiwa che ho da un bel po' di tempo ormai e se continuo ad utilizzarlo è proprio perché si sta rivelando molto solido, affidabile, bello robusto. L'ho imbobinato con del PE 1.5 nell'ultimo anno e mezzo o due, non mi ricordo bene. Ci ho fatto veramente di tutto, dallo spinning leggero, lo spinning medio, alla pesca a fondo. Mi ci sto trovando veramente bene ed è un piacere anche oggi riportarlo a pesca. Punto di forza di questo mulinello è il rotore in Zion V, che ne riduce il peso e ne migliora il controllo. Il corpo invece è monoscocca in Zion, il materiale a base di carbonio più rigido, leggero e resistente utilizzato da Daiwa. In mare lo utilizzo con sicurezza essendo protetto dalla tecnologia MagSeal. La frizione è mutuata dal top di gamma Axis, slitta in maniera dolce e progressiva ed è ottima per sessioni di spinning medio leggero come quella che sto facendo. Per saperne di più trovate il link al sito ufficiale Daiwa in descrizione. Questa sarà l'attrezzatura di oggi, quindi adesso torniamo un pochino indietro nel tempo perché sono quasi alla fine di questa pescata e iniziamo! Ok dai, primi lancia popper, giusto per sondare un po' la zona. Primo giro di lancia popper fatto, predatori zero, però ho potuto constatare che è pieno di foraggio, da piccoli latterini, piccole sardine o quelle che sono, a gugliette in giro, quindi comunque questo è un segnale positivo. Faccio qualche altro tentativo a jerk, che non si sa mai, e poi passo alla canna piccola. Passiamo alla canna più leggera e aspettiamo che si alzino anche le onde. Prima però il grano un pochino aduba. Proviamo con la combo light, un po' di cerchettino direi che ci può stare inizialmente. I primi lanci li farò da postazione fissa, così anche per far passare un pochino di tempo aspettando un pochino più di movimento di onda, e poi metterò a fare spinning di ricerca. Prima cattura Mr. Comber, comunque lo sciarrano, che spesso, magari è un caso, ma spesso sono indicatori di attività. Tutto quando mangiano sui jerk vuol dire che sono proprio in attività. Vai a casa. Oh. Non ci credo. Non ci credo. Ma dai, alla faccia dell'attività. La donzella o carabiniere, come lo chiamate, a jerk. È successo veramente. Guardate quanto è bello questo pesce. Questa jerk è una cattura abbastanza unica, non so quanti possono dire di averne preso uno. Tra l'altro preso per la bocca e poi cucito. C'è proprio andato cattivo a mordere. Sono scivolosi. Dai che ce la fai, su, vai. Direi che da lì in poi può farcela da solo.
Ehi, subito ho avuto un bello sciame tra occhiate e sciarrani che sono venuti dietro all'esca. Ho avuto anche qualche morso timido, quindi i pesciolini ci sono, almeno loro. Ehi, attenzione. Poi qui c'è di tutto, c'era saraghi, c'era occhiate, qualunque cosa, ma non hanno concretizzato. Strano però, aspetta, mi metto un pochino più basso. È assurdo come gli possa passare in fretta la frenesia predatoria, specialmente nei confronti degli artificiali. Come spesso succede in estate, le onde arrivano molto in ritardo sulle previsioni e quello che doveva essere alle mie spalle un mare con 50, 60 o anche 70 cm d'onda in questo momento in realtà è ancora un bel piattone. La mareggiata, anche se è piccola, sicuramente arriverà, non mi resta altro che aspettare prendendo il sole. Con ben 2 ore di ritardo il cambiamento che stavo aspettando è in atto in questo momento. Se fate caso c'è un pelino più di vento, l'onda è ancora molto bassa, però quello che sta facendo la differenza e che porta il cambiamento è una corrente e un movimento d'onda sufficiente ad alzare un po' di polvere dal fondale. Ovviamente il cambiamento per ora è minimo, siamo ancora alle primissime fasi, però almeno da ora posso iniziare a sperare, visto che non esistono regole certe, è solo una speranza che si inizi a muovere e diventi un pochino più aggressivo nei confronti degli artificiali qualche predatore. Ed erano un altro. No, il sarago è sempre lì. Un altro toro. Secondo me è grosso questo. Stanno mangiando da fare schifo perché hanno tutti una buzza esagerata. Eccolo. Bellino. Non il più grosso che ho visto qua, però primo sarago della giornata. Taglia simpatica, dai. Ho visto saraghi molto più belli nuotare proprio qua davanti. Adesso lo solamo al volo. Questo è ancora il becco da bambino, vai piccolo. Però comunque questo ventolino che si è alzato, questo minimo di onda ha portato un cambiamento. No, ehi, tanti pesci. Occhiatori, belle, grosse, belle. Belle occhiate. E c'è anche un bel branco qua. L'unico motivo per cui la rilascio è che fa tantissimo caldo, troppo caldo. Voglio pescare ancora 3 o 4 ore e arriverebbe a casa lessa. Rilancio immediatamente perché il branco era notevole. Qua era un'ottima situazione perché ce n'erano tante, ho proprio visto un pallone nero. Eccola, tornata. Questa è pure più grossa. Bellissima. No, pensavo fosse più grossa, ma è comunque una bella occhiata. Eccola. Sulla lunghissima distanza. Queste erano ancora tranquille. Ma sbaglio o questa? Molto strana. Molto strana come occhiata. È una spigola con un sarago dietro. Il sarago se n'è andato in questo momento, ma la spigola è rimasta, ovviamente alla manda. Olè. Vedete qua che bella spigolotta. Piccolina, la rilascio questa. Però è stata una piacevole sorpresa. Sul pelagostino poi ha dato soddisfazione. Presa nel blu tra l'altro, cioè fuori dalle schiumate, fuori da risacche o altro, nel blu totale, quindi in caccia come un serra. I puntini parlano chiaro, ancora una cucciola e torna in acqua. Era seguita proprio a fianco, non so se si vedrà nel video, da un bellissimo sarago, quindi i pesci a giro ci sono. Non è semplice prenderli, ma ci sono. Vai bella!
Faccio affondare un pochino e inizio il recupero. Ehi, dai, presi. Ah no! Bei saraghi dietro al cerchettino. Dai, dai, dai. Oh, sarago predatore. Questo predato in grande stile proprio. È un bel pesce. Sembra niente male. L'ha preso di no, è preso per la groppa. Però alla fine non è niente male come cattura, eh. Questo pesce ha veramente predato in pieno stile l'artificiale, proprio l'ho visto scattare, da qua su vedo tutto. L'ho visto correre, inseguire in velocità l'artificiale, scattare. Oggi i pesci stanno andando veramente in frenesia. È bellissimo vedere un sarago attaccare un artificiale con tanta aggressività, perché significa che hai proprio colto il momento giusto della mareggiata. Ancora una volta il piccolo Pelagus si sta facendo valere anche in scogliera e inizia a portare un bel po' di cicatrici, segni di rocce e di morsi. Ho preso un pesce davanti a un sub. Che spettacolo! Mi do pure dietro, gli sto portando via i pesci, anche se non credo sia interessato a saragotti e occhiate. Via, cazzo anche te. Mi sembra abbastanza innocuo questo sub, quindi penso di potergli fregare un'occhiata anche da dietro. Eccola. Sembra un'altra bella occhiata. Anche questa rubata ai sub. Sto prendendo praticamente i pesci accanto. Vieni qua, bella, bella cicciotta. Niente male. Ma vi rendete la conto la gente? Oi oi oi. Niente, alla fine ho ceduto, ho dovuto spostarmi dallo spot, che erano praticamente i 100 metri più pescosi che avevo trovato finora, ma ci si sono piazzati non uno ma ben 3 sub, che erano un po' troppo in modalità sparo a qualunque cosa si muove, e quindi mi hanno inevitabilmente, oppure ci hanno inevitabilmente rovinato un po' la zona. Quindi adesso mi rimetto in marcia e vediamo di trovare un'altra zona pescosa con qualche pesce. Ma che figata è questa roccia, cioè io adoro questi ritrovamenti in scogliera. È tagliata in maniera, sembra tagliata da un seghetto, perfettamente liscia. Invece credo si sia spaccata per questa formazione mineraria, non lo so, non so definirla, però ha chiaramente una patina bianca sopra e proprio lì è il taglio, in maniera perfetta. Ma è un piano che sembra levigato. Bellissimo. Yeah. Veramente un bel pesce. Eccolo, eccolo, bel sarago. Ah, non gli ha dato. Questo era bello. Era un bel sarago. Troppo indeciso però. Troppo indeciso, peccato. Questo era bello davvero. Ma mi ha seguito per circa 10 metri in maniera molto aggressiva. Probabilmente alla fine gli ha dato anche un morsettino, ma non era deciso, se no avrebbe morso molto prima. Sempre lì, sempre lì, sempre lì, sempre lì. Dai, 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 dai. Dai, va. Gli gira intorno ma non lo mangia. Ma è bello, eh? Un bellissimo pesce questo. Questo poteva essere il colpaccio della pescata, ma no. Mi sa che non vuole darmela vinta. Il pesce che potrebbe svoltarmi la giornata è proprio qui davanti a me, ma non è convinto. Era in modalità molto aggressiva, ma a quanto pare non è andata.
Va bene, mi arrendo. Va bene. Addirittura qua sotto, sorpresa. Non è preso in punta di labbro. Infatti, ora si stacca? No, c'è rimasto. Ah, sembrava preso in punta, ma in realtà il labbro è avvolto più che bene. Sotto molto umile rispetto ai bestioni che ho visto poco fa, però ci accontentiamo. Eccolo, bel Saragone, finalmente. Bello questo. Anche un bel morso sulla groppa, se mi pare. Vai, perso, perfetto. Non è giornata con i Saraghi, via. Quelli più belli si devono slamare. Avevo un po' sovrastimato, ma comunque era un bel pesce. Ok ragazzi, sono stanco di prendere occhiate, ce ne sono veramente a milioni, ne ho fatte tantissime e potrei prenderne altrettante se continuassi così. Provo in realtà a cambiare approccio, quindi cambio esca, cambio canna e vediamo se cambia un po' la situazione, perché anche basta pesciotti. Mi rendo conto che in una giornata come questa, cioè con pesci attivi e che cacciano non solo in schiumata ma proprio cacciano veramente da predatori, vanno all'inseguimento della loro preda anche lontano dalla costa, un'esca come una piccola stick, in questo caso il Pelagus 75, che riesce a lanciare lontano e restare in pesca bene o male fino a che non esce dalla superficie dell'acqua, è un'esca veramente vincente. Quindi direi che ho fatto un'ottima scelta. Cambio canna, qualche lancio con il jerk e poi proverò in top wood. Salta come una matta. Eccoli, due. Ah! Dai! Preso! Guardate che, che bel serra! Spigola popper! Gran finale, direi. Ha pure saltato! O l'ho fatto saltare io perché sono molto alto. Guardate che bel pesce! Hanno seguito perché erano due per credo una ventina di metri, poi hanno iniziato a essere sempre più aggressive fino a che lei non si è decisa, e fortunatamente lei era la più grossa delle due, non si è decisa ad attaccare. Bellissimo attacco nella schiumata, proprio da manuale, inseguimento fuori le schiumate e attacco tra le schiumate. Bellissimo. Finalmente un pesce degno di questa giornata. Ha la livrea un po' lagunare, è verde come quelle di laguna. Sarà forse che ci saranno 45 gradi, però non ha la solita livrea da scogliera, è un po' giallognola, però è una spigola popper. Sempre organizzati con la sacca portapesce. Vai. Non voglio farla soffrire inutilmente, quindi gli risparmio sofferenze, però vi evito questa scena. Ok, abbiamo la bella cattura da portare a casa. Vai, riproviamoci.
quanto pare oggi gli piace il popper. Guardate che strano, questa spigola, che era in coppia anche lei, presa dopo 1 o 2 lanci, da quando ho ricominciato a pescare, è scurissima. Questa è la vera spigola da scogliera. Non so che dire, dico solo continuiamo così. Ho preso, cos'è? Che è sta roba? Un'altra spigola! Ma che è oggi? Bello, bel pesce, grosso. Che pesce è? Cazzo, è bella questa. È una leccia. Che belloccia. Oh no, no, mi è andata male, è andata sotto. Aiuto. Aiuto, questa la perdo. Questa la perdo. Che giornata. Oddio Dio. Non ho parole. Guardate che leccia. Bella, sarà 1,5 kg, 2. Bel pesciotto, la rilascio al volo, la slamo subito e la rilascio al volo. Questa ferrata inslamabile. Ragazzi, chi mi conosce sa come la penso sulle lecce, quindi questa torna in acqua. Mi spiace, fai un po' di boletto. Sono i pesci iperattivi oggi. Tra l'altro sollevare un pesce del genere di peso da qua su è stata una bella prova per la Fiana. Sto pescando bello robusto, di conseguenza questa leccia, per quanto abbia provato a girarsi, non ce l'ha fatta. La canna è molto tosta, non ha potuto fare niente questo pesce. Eccola, eccola, eccola! Dai! Dai, dai! Dai! No! Mi ha mollato! Oh, c'è ancora qui sotto. Questa è bella, questa è più di 1 chilo. È una spigola, gli ha dato 2 volte ma non ha mai trovato l'ancoretto. Maledizione. Credo si stia un po' esaurendo l'energia dei pesci, è un po' che adesso sto lanciando a vuoto, anzi in realtà ho visto 2 inseguimenti sempre di spigole, ma non hanno inseguito più di tanto, sono venute più che altro a vedere l'esca e poi se ne sono andate, quindi deduco un po' la magia di questa ultima mezz'ora si è un po' esaurita. Inizio anche ad essere un po' stanchino, quindi piano piano mi cammino verso casa. Direi che si può concludere qua la pescata. Ultimi lanci, ultimissimi lanci, facciamo gli ultimi 3. 1, 2, terzo e ultimo lancio. Se vedo un inseguimento ricomincio la conta. Basta, fine del gioco. Che giornata ganza, cioè alla fine la pescata si è svoltata in circa mezz'ora, nonostante molte ore di lanci, molte ore di pesca, però è stato bello comunque vivermi tutta la giornata per vedere le 2 fasi, anzi le 3 fasi in cui ho pescato e le relative attività dei pesci. Si è iniziato con il mare calmo, con tanti pesci attivi però un po' sospettosi e comunque tutti pesci piccoli. Si è poi passati alla prima sventagliata con attività delle occhiate, però comunque rimanendo sempre
tra pesci piccoli o poco importanti. Poi è partita la mareggiata vera e propria con vento costante, onde più sostenute, dove ha pagato sia l'approccio leggero sia quello più pesante, con catture divertenti tra lecce e spigole. E sono mancati serra, non so come mai in una giornata del genere io la davo molto, cioè il mio obiettivo montando il popper o il jerk erano i serra, ma non si sono fatti vedere. Il mare è così, il mare stupisce sempre, bisogna essere sempre pronti a cogliere quello che ci viene dato. Quindi dai, mi sono divertito, oggi mi sono divertito nonostante le tante ore, nonostante il caldo. È comunque stato molto divertente e anche una bella sorpresa vedere delle spigole attaccare il popper. Ci vediamo alla prossima, vi ricordo che trovate tutta l'attrezzatura utilizzata, gli artificiali con cui ho catturato, nei link in descrizione del video, quindi dateci un'occhiata e mi raccomando non scordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto o di lasciare un like, un commento se vi piacciono i miei contenuti e se volete alimentare il canale per crearne sempre di nuovi. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!